sottobicchiere abbiamo bisogno di un uncinetto numero 3 del fiocco, come vi ho fatto vedere all'inizio. Io lo lavoro con il 3 perché voglio che il mio lavoro sia abbastanza sostenuto. Inizio con un cerchio magico, quindi io, siccome ho una circonferenza molto piccolina, prendo il filo tra indice e pollice, faccio un giro e mezzo, uno e mezzo, porto il filo, quindi il mezzo giro, dietro al giro completo, entro con l'uncinetto e aggancio il filo all'uncinetto portandolo all'interno del cerchio. Faccio un primo punto non troppo stretto e vado a fare 3 catenelle, quindi 2 e 3. All'interno del cerchietto faccio 12 maglie alte. La prima maglia alta è sostituita dalle mie 3 catenelle. Dopo aver fatto i miei 12 punti alti, quindi 11 punti alti e le 3 catenelle iniziali, allargo un po' il cappiolino, vado a stringere tirando il cappio, quindi chiudo il mio cerchio e cerco di chiuderlo il più che posso. Rientro all'interno del cappio, vado a chiudere il mio cerchietto entrando nella prima catenella che ho formato. Quindi entro in tutti e due gli occhielli del punto, chiudo tutto con un punto bassissimo ed ho formato il mio centro. Adesso faccio 3 catenelle, 1, 2 e 3, tra il punto di congiunzione che ho e l'ultimo punto, quindi le 3 catenelle e l'ultimo punto, proprio all'interno entro con l'uncinetto e vado a fare 2 maglie alte chiuse assieme. Quindi io ho le 3 catenelle che sono una maglia alta, vado con il filo sull'uncinetto, entro all'interno delle 2 catenelle, prendo il filo, faccio la prima chiusura del punto alto e lo lascio sull'uncinetto. Prendo un'altra volta il filo, rientro nello stesso punto, riprendo il filo, chiudo i primi 2 occhielli ed ho così le mie 3 mezze maglie alte da chiudere tutte e 3 assieme. Prendo il filo e le chiudo tutte e 3 assieme. Ora faccio 2 catenelle, 1 e 2, entro all'interno dello spazio tra questo punto e l'altro e vado a fare sempre 3 maglie alte chiuse assieme. Quindi prendo il filo, lo porto sul davanti e faccio la prima chiusura. Riprendo il filo, rientro nello stesso punto, lo porto sul davanti e faccio nuovamente una mezza chiusura e ho 2 maglie alte chiuse per metà. Prendo nuovamente il filo, rientro nello stesso punto e chiudo nuovamente per metà. Dopo aver chiuso tutte e 3 le maglie per metà, adesso le vado a chiudere assieme e ripeto 2 catenelle. Adesso andrò a ripetere queste 3 maglie alte chiuse assieme in ogni spazio tra una maglia alta e l'altra e dovrò avere per tutto il giro questi gruppetti da 3 maglie alte chiuse assieme. Avrò così 12 gruppetti di 3 maglie alte chiuse assieme. Adesso faccio 2 catenelle e mi vado ad agganciare nella terza catenella che ho iniziale. Quindi entro qui dentro e chiudo con una maglia bassissima. Ed ho formato la mia prima parte, quindi proprio il centro del mio sottobicchiere. Adesso che cosa devo fare? Devo andare a fare 4 maglie alte all'interno dello spazio. Ora, siccome io mi chiudo proprio qui, cioè il mio giro riparte dal gruppo delle 3 maglie alte, per portarmi sino allo spazio dove devo fare il mio terzo giro, entro nel primo punto, prendo il filo e con una maglia bassissima cerco di spostarmi verso lo spazio dove poi dovrò andare a lavorare le mie 4 maglie alte. Quindi adesso entro in questo spazio, faccio una maglia bassissima e da qui posso iniziare il mio lavoro nuovamente per il terzo giro. Faccio 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e ne vado a fare altre 3.
quindi 1, 2 e 3. In questo modo avrò i miei 4 punti alti all'interno dello spazio. A differenza del giro precedente, ogni gruppo di 4 punti alti sarà separato da una sola catenella. Quindi faccio una catenella, mi sposto nello spazio subito dopo. Quindi entro in questo spazio e vado a fare nuovamente le mie 4 maglie alte. 2, 3 e 4. Una catenella, entro nello spazio successivo e ripeto sempre questi gruppi di 4 maglie alte. Questo lo farò per tutti gli spazi che ho creato nel giro precedente. Ho riempito tutti gli spazi del giro precedente con i miei gruppi di 4 maglie alte. Sono arrivata al termine, ora la mia catenella di separazione e poi passo alla chiusura. Quindi una catenella, entro nella terza catenella che ho del giro precedente, chiudo con una maglia bassissima e faccio adesso 3 catenelle per ripartire con un nuovo giro. 3 catenelle che mi vanno a sostituire la prima maglia alta. Adesso andrò a fare punto su punto 4 maglie alte. Quindi entro nel punto successivo e faccio una maglia alta. Entro nell'altro, faccio un'altra maglia alta, entro nell'ultimo e faccio un'altra maglia alta. Ora lo spazio che io ho creato nel giro successivo mi serve per andare a fare i miei aumenti, per cui filo sull'uncinetto e vado all'interno dello spazio sottostante e faccio una maglia alta. In questo modo avrò 5 maglie alte piuttosto che 4 come ho fatto nel giro precedente. Ripeto nuovamente una catenella, vado nella prima maglia alta del giro sottostante, quindi punto l'uncinetto sulla prima maglia alta e vado a ripetere lo stesso lavoro che ho appena fatto. Quindi punto su punto, 2, 3 e 4. Ho ripetuto le 4 maglie alte del giro precedente, adesso filo sull'uncinetto, entro nello spazio e faccio un'altra maglia alta. Faccio una catenella, filo sull'uncinetto e ripeto le 4 maglie alte punto su punto. Quindi farò questo per tutto il giro. La separazione adesso è di una sola catenella, per cui arrivo al termine dei 4 punti, quindi punto su punto, entro nello spazio e faccio il mio quinto punto, faccio la catenella di separazione e ripeto facendo punto su punto. Facciamo così per tutto il giro. Sono arrivata alla fine del giro. Ora qui, tra l'inizio e la fine del giro, devo sfruttare sempre lo spazio che ho nella parte inferiore per andare a fare il mio aumento, quindi fare il mio ultimo punto alto, che sarebbe il quinto punto alto di tutto il gruppo. Faccio una catenella di separazione, entro nella prima catenella e con una maglia bassissima vado a chiudere tutto il mio giro. Adesso ripeto 3 catenelle, questo mi varrà da primo punto alto, quindi varrà da primo punto alto che è in corrispondenza con le 3 catenelle sottostanti. Ora vado a ripetere punto su punto 4 punti alti e poi faccio sempre una catenella di separazione e l'aumento nello spazio successivo. Quindi ora questo mi vale come primo punto. Entro all'interno del punto e vado a fare il secondo punto alto, terzo, quarto e quinto punto alto. Ho lo spazio tra un gruppo e l'altro, filo sull'uncinetto, entro nello spazio e faccio il mio sesto punto alto. Adesso faccio una catenella di separazione e ripeto la stessa cosa punto su punto come ho fatto nel giro precedente. Quindi non faccio altro che andare a ripetere il giro che ho fatto sotto
con la stessa modalità, quindi sfruttando questa catenella che separa un gruppo dall'altro per fare un aumento. Terminato il nostro giro andiamo a chiudere sempre facendo la catenella di separazione con una maglia bassissima sulla prima catenella che abbiamo fatto all'inizio. Quindi terminato, tagliamo il filo. A questo punto questa codina la portiamo sul retro, quindi entriamo nel punto successivo con l'uncinetto e ci andiamo a portare il cotone sulla parte retro. Ed abbiamo terminato la nostra prima parte. Adesso vediamo come si fa questa rifinitura in tondo, che non è un punto basso normale, ma ha una piccola torsione attorno al punto stesso. Ora io su questi che vedete nella foto l'ho fatto con il colore nero. Comprensibilmente nel tutorial con il nero non potrò farlo perché non sarà visibile, per cui lo andrò a fare con un altro colore in modo da potervi far vedere bene qui in video il procedimento. Per fare in modo quindi che la mia rifinitura si veda, adesso la andiamo a fare con un filato dello stesso tipo, ovviamente, ma di colore contrastante. Io ho preso questo verde. Ora rientro nel punto dove sono andata a chiudere il giro precedente, quindi entro all'interno del punto con l'uncinetto, mi aggancio il filo in contrasto in questo modo, faccio una catenella e vado a fare un punto basso nello stesso punto. Quindi entro con l'uncinetto nello stesso punto, mi aggancio con il filo. Ora il punto io non lo andrò a chiudere, faccio questo movimento con l'uncinetto, vado al di sotto del filo, prendo il filo e lo faccio passare attorno all'uncinetto e vado a chiudere le asoline. Adesso ve lo faccio rivedere meglio. Entro all'interno del punto basso, mi aggancio con il filo, esco fuori, l'uncinetto lo passo al di sotto del filo, ok? Quindi tengo con il pollice l'uncinetto, prendo il filato e gli faccio fare tutto il giro, quindi lo passo al di sotto dell'uncinetto in modo che vada a contornare i due occhielli che ho sull'uncinetto. A questo punto chiudo il punto basso, quindi entro, mi aggancio con il filo e ho due occhielli, passo sotto, prendo il filato, gli faccio fare il giro sotto all'uncinetto in modo che i due occhielli abbiano un cappiolino e chiudo il punto basso. E faccio questo per tutto il lavoro. Può sembrare macchinoso, ma una volta che prendete la mano è veramente veloce, poi la circonferenza è abbastanza piccola. Questo tipo di rifinitura ci darà sostegno a tutto il bordo e una cosa importante è che ogni 10 punti ne saltate uno, quindi adesso ne ho fatti 1, 2, 3, 4, 5, entro nel punto, 6, 7, 8, 9 e 10. Arrivate a questo punto, io andrò a saltare un punto e lo andrò a fare in quello successivo. Adesso nel successivo ho lo spazio, quindi non entro in questo punto, vado direttamente nello spazio, prendo il filo come se dovessi fare un punto basso, passo al di sotto,
e faccio girare tutto il filo, dopodiché chiudo il mio punto e continuo per tutto il bordo, quindi ogni 10 punti ne andiamo a saltare uno, questo perché ci darà maggiore stabilità. Quindi faccio tutto il mio giro e vi faccio vedere come chiudere. Sono arrivata all'ultimo punto, quindi entro sempre all'interno di tutto il punto, faccio fare il giro al mio filato, chiudo il mio punto basso, entro nel primo e vado a chiudere con un punto bassissimo. Adesso taglio il filo. Questo è il mio diritto. La codina l'andrò a riportare sul rovescio del lavoro, quindi entro proprio qui, vedete, nello spazio, perché altrimenti si formerà una gobbetta visibile. Poi prendo il filato e lo porto indietro, e questo è il mio lavoro. Ovviamente poi dietro andremo a chiudere le codine e per chi vorrà potrà mettere la propria etichetta, oppure ecco, io ho messo questa in similpelle con scritto handmade, che gli dà un tocco un po' diverso, insomma, mi piaceva, anche perché devo regalarle. Questo lo potete fare con il cotone. Io vi consiglio, se utilizzate il fiocco, di lavorare con un 3 e lavorare abbastanza in modo deciso, non troppo morbido, altrimenti sarà qualcosa che poi rimarrà troppo morbido effettivamente per essere un sottobicchiere. Se volete potete lavorarlo anche con il cordino, con la stessa tecnica, perché non ci sono problemi. Questo tipo di lavorazione, andando a incrementare ad ogni giro una maglia nello spazio che abbiamo lasciato, ci darà la possibilità di fare anche circonferenze maggiori, quindi andare a fare anche dei sottopiatti abbinati ai sottobicchieri, perché no, o qualcosa di leggermente più grande. Ecco, io ne ho fatto uno leggermente più grande scuro, aggiungendo solo un rigo di punto basso. Quindi ho terminato i miei 3 giri con gli aumenti. All'ultimo giro prima della rifinitura ho fatto un giro di punto basso, ora qui non si vede bene perché è scuro, e poi la rifinitura sono andata a farla chiara. Spero che il tutorial vi possa essere utile, so che è una cosa molto semplice, ma magari può essere anche un'idea per fare un piccolo pensierino o per rallegrare un po' le nostre tavole estive. Libero spazio alla fantasia, quindi se volete potete farle di tutti i colori, con dei bordini anche colorati oppure a righe, insomma potete poi sbizzarrirvi a seconda dei vostri gusti e anche della vostra mise en place quando ricevete qualcuno, semplicemente se volete poggiarci sulla tazzina del caffè. Mi auguro che tutto vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!